Benvenuti ragazzi nel mio canale. Nell'arco di questo episodio andremo assieme quindi a trattare un piatto della mia collezione, il quale si chiama Turbopen. Questo strumento per cercare l'oro vi permetterà quindi in poco tempo e con relativa facilità di recuperare il metallo prezioso nella trappola centrale. Siamo nella stagione aurifera 2022 e soprattutto siamo in estate. In questo contesto, in questo fiume aurifero, vi sono dei pro e dei contro dal punto di vista della prospezione dell'oro. Infatti si riesce facilmente ad accedere al substrato roccioso oppure sedimenti lungo il greto, i quali a loro volta sono auriferi. In questo contesto però l'oro si trova principalmente lungo le fessurine del bedrock roccioso. Quando parlo di bedrock roccioso non parlo nient'altro che la roccia che compone la montagna, come spesso vi racconto nei video nel mio canale. Purtroppo abbiamo anche un contro: vi è poca acqua. Il fatto che vi sia poca acqua ci stravolge i piani per quanto riguarda l'ausilio di uno strumento essenziale, quale per esempio la canaletta. La canaletta vi permette di recuperare l'oro ancora più velocemente e facilmente, e soprattutto nell'arco della giornata potenzialmente anche avere l'obiettivo di qualcosa di produttivo, quindi magari anche riuscire a recuperare diversi grammi d'oro con relativamente poca fatica. Soprattutto l'ausilio della canaletta vi permette di fare un ragionamento molto interessante e importante. Infatti vi permette, data la sua facilità di utilizzo, anche di lavare sedimenti poco auriferi invece di scartarli, proprio perché tanto necessita sempre nuovi sedimenti da introdurre lungo i tappetini per far sì che l'oro vi si concentri. E per arrivare a quelli effettivamente molto auriferi sepolti bisogna però passare da quelli più superficiali, sterili. Vi ho spiegato quindi il contesto in cui stiamo lavorando in attuale io e il mio compare di ricerca Luca K70, ma non vi ho ancora spiegato il perché andiamo a utilizzare nell'arco di questo episodio questo fantastico piatto. Ci troviamo nella stazione di lavaggio, cioè sostanzialmente dove vi è una pozza caratterizzata da acqua ferma. È fondamentale in questo contesto dirvi anche che il fatto che sia estate fa sì che in alcune località e non in altre vi sia l'accumulo di acqua, in questo caso pulita, essenziale per i lavaggi. Il problema però è che in questo contesto, visto che l'acqua è ferma, non si può di nuovo utilizzare la canalina, ed ecco quindi che il Turbopen è il piatto ideale che vi può permettere, come vi mostrerò anche in questo video, di lavare tanti sedimenti in poco tempo e soprattutto con relativa facilità, concentrando i sedimenti, soprattutto i granuli, quelli più pesanti, tra cui l'oro, in un volume ridotto. Fermiamoci ora a parlare un attimo dei meccanismi con cui questo piatto funziona. È leggermente diverso infatti dagli altri della mia collezione. Innanzitutto è un piatto molto svasato, ma soprattutto con un fondo molto largo. Vedete, non può contenere molto sedimento al proprio interno, ma soprattutto la sua particolarità è il fondo di cattura. Infatti, come potete osservare, vi è una serie di turbini che tendono a portare il sedimento verso un fulcro centrale detto anche trappola, e soprattutto una terza porzione dove vi sono gli scalini per lavaggio del concentrato poi finale. Il sedimento verrà posto all'interno del piatto, successivamente nella fase di shaking l'oro più pesante e denso andrà al fondo e grazie alle rotazioni verrà poi portato verso il centro, che è una posizione più depressa. Per lavare quello che rimane poi il centro alla fine dei lavaggi si sfruttano questi scalini, l'oro andrà quindi a essere concentrato e intrappolato in queste porzioni più depresse, e poi questi fili più piccoli ci aiuteranno sostanzialmente a recuperare quello anche nello scarto. Questa Turbopen in passato mi ha già dato molte soddisfazioni, sia nel punto di vista della prospezione rapida al fiume, quindi nel cercare di capire dove c'è oro, quanto ce n'è ed effettivamente di che qualità è prima di piazzare la canetta, e sia nel secondo contesto, grazie al quale quello che oggi andremo a affrontare, voglio fare produzione ma senza uso di canaletta, quindi riuscire da un grande volume di sedimenti a ottenere un concentrato. Non ci rimane altro quindi che metterci a lavoro. Voglio mostrarvi in pratica effettivamente come svolgo questo tipo di produzione, vedremo infatti anche quanto oro otterremo nell'arco della giornata e poi daremo un paio di conclusioni, oltre che qualche trucco perché vi permetta anche voi di utilizzare questo piatto al meglio. Però prima di metterci a lavoro sappiate che organizzo delle escursioni per cercare l'oro al fiume, come faccio in questo e molti altri video sul mio canale, quindi anche voi voleste provare questa fantastica pratica e trovare qualche pagliuzza per la vostra collezione, non aspettate altro che scrivermi per mail che trovate qua sotto in descrizione e qua sotto nei commenti. Ma ora bando alle ciance e iniziamo veramente col tutorial.
La prima cosa che dovete fare logicamente è mettere del sedimento all'interno del vostro piatto, soprattutto sfruttando il fatto che vi sia un setaccio. Infatti la TurboPen, come molti altri piatti, richiede l'ausilio di un setaccio. Sostanzialmente l'oro è talmente fine che non conviene andare a lavare tutti i sedimenti all'interno del piatto, conviene lavare tutti i sedimenti all'interno di un setaccio. La ghiaia che passa e la sabbia attraverso le maglie sarà quella che andrà nel piatto e solo quella conviene lavare. In sostanza vi serve per risparmiare tempo ed energia. Quindi ho messo del sedimento dentro il setaccio è sopra il piatto. Pongo il tutto a livello dell'acqua e inizio a muovere in questa maniera. Questo movimento serve a far sì che il sedimento più fino della maglia finisca nel piatto e già una parte loro che è denso e pesante va a finire effettivamente nel piatto per dopo, per il lavaggio. Questo è il risultato della prima fase, chiamata setacciatura. Loro entrano in questi sedimenti, vedete come sono fini e ben lavati. Questi invece sono gli scarti grossolani, i quali invece non ci necessitano all'interno del lavaggio e possiamo quindi scartarli in questa maniera e forse cercare di trovare qualche gemma, ma questo è un altro tutorial. La prima fase di setacciatura quindi l'abbiamo fatta, in sostanza ci ha permesso di togliere almeno 3/4 dei sedimenti sterili. Abbiamo lavato il tutto e già effettivamente un po' di oro è nato al centro. Iniziamo la seconda fase, la fase detta di shaking, che ci permetterà di far andare l'oro tutto al centro della trappola, come vi ho spiegato all'inizio, della TurboPen. Lo shaking però funziona leggermente diverso con la TurboPen, perché è un shaking rotazionale, infatti andremo a sfruttare proprio questa sua morfologia del fondo per concentrare l'oro presente nella trappola centrale. Vi mostro come faccio. Il movimento che svolgo in questa fase di shaking è rotazionale in senso orario. Infatti le pagliuzze vanno al fondo, trovano questi vorticelli che portano e trasportano grazie alla rotazione verso il centro, dove tutte verranno concentrate. Questo è il risultato finora che abbiamo ottenuto attraverso le prime due fasi. Setacciatura ci ha permesso di togliere 2/3 dei sedimenti e adesso lo shaking ci ha permesso di mandare granuli più pesanti densi al fondo, tra cui l'oro. Vedete come già ho ridotto almeno al 20% del volume iniziale di sedimenti che ho introdotto. Adesso arriviamo alla terza fase, detta lavaggio, in cui scartiamo tutti i sedimenti sterili superficiali attraverso gli scalini. Considerate che la TurboPen è un piatto concentratore, costa circa una quarantina di euro, la trovate qua sotto tramite il mio link che vi porterà direttamente su Amazon e di conseguenza già vi permetterà, diciamo giornalmente, di lavare abbastanza agevolmente 5-8 secchielli di materiale per produrre indicativamente mezzo grammo, 1 grammo, quindi effettivamente nell'arco di una prospezione fino diciamo 2-3 già si ripaga lo strumento. Io me lo sono già ripagato molti anni fa, continua tuttora a funzionare agevolmente anche probabilmente grazie al fatto del suo materiale, cioè ABS, una plastica di qualità diciamo. Rimane quindi un must have per quanto riguarda il cercatore d'oro moderno, il quale si avvale di pochi semplici strumenti per cercare il metallo prezioso di un'ottica hobbistica. Conviene invece dal punto di vista della raccolta delle pagliuzze, cioè non è più semplice esempio avere un fondo piano di un piatto convenzionale. Di nuovo la risposta è positiva, se effettivamente ci mette poco tempo e concentra bene il materiale, il fondo è molto piccolo e esiguo e effettivamente è difficile recuperare le pagliuzze in poco tempo, quindi il tempo che effettivamente andrete a risparmiare nella fase di lavaggio andrete poi a perdere nella fase di recupero e quindi di solito si associa a un secondo piatto, il quale invece ha un fondo largo e vi permette di osservare e recuperare l'oro più velocemente che la TurboPen stessa. Quindi l'ultimo consiglio che voglio darvi al termine di questo tutorial è quello in cui
associate a Turbopen a un altro piatto con un fondo largo, il quale vi permette di risparmiare tempo nella fase di recupero. Quindi usate la Turbopen per concentrare in poco tempo e con poche energie l'oro in poco volume, il quale poi andate però a raccoglierlo grazie a un altro piatto più in fretta che effettivamente tramite la Turbopen. Ma del resto, ragazzi, nella ricerca dell'oro bisogna essere dinamici, sia mentalmente che dal punto di vista delle tecniche di ricerca rispetto alle condizioni climatiche. Quindi io vi saluto, per questo tutorial è tutto. Mi raccomando, in cui voleste venire con me a cercare l'oro in escursione, scrivetemi qua sotto per mail. Nel momento in cui invece aveste delle domande, di scriverle sempre qui sotto nei commenti. E a 200 mi piace tutorial della setacciatura delle gemme grezze. A presto, ragazzi!